Per il nostro ultimo giorno a Londra vogliamo dare un'ultima occhiata dall'alto alla città, approfittando del giardino pensile gratuito in cima al The Post Building, uno storico edificio passato da ufficio di smistamento della Royal Mail ad eleganti uffici del XXI secolo. E da qui non passa inosservata la cupola in vetro del British Museum e la sua visita, in parte gratuita, è assolutamente imperdibile. Nel 1753 è stato costruito per ospitare l'enorme collezione del naturalista Sloane, ma nel 2000 è stata aggiunta questa moderna copertura in vetro e acciaio per proteggere la Great Court, la piazza coperta più grande d'Europa. La collezione egizia, terza al mondo dopo il Cairo e Torino, inizia con la stele di Rosetta, una pietra del 196 a.C. incisa con un testo in 3 lingue, geroglifico, domotico e greco. Ed è stato proprio il greco la chiave che ha permesso agli studiosi di decifrare le scritture degli egizi. Nelle sale del museo vi sono reperti che hanno segnato la storia dell'umanità in tutti i continenti. E tra quelli più importanti troviamo un busto di Ramses II, considerato il più grande faraone d'Egitto. La testa in granito rosso di Amenofi III, ma anche la falsa porta completa di architrave, un elemento architettonico che solitamente segnava l'ingresso di un monumento funebre. E questa risale ad oltre 2000 anni prima di Cristo. 2 enormi sculture in pietra di leoni alati, con testa d'uomo, sembrano guardiani di una città, e sullo sfondo i cancelli di Balavat, provenienti dalla Mesopotamia. Nelle varie gallerie le luci soffuse creano un'atmosfera suggestiva, che risalta la bellezza dei reperti. Alle pareti diversi metri di rilievi con geroglifici antichi provengono da templi o da tombe. E una vasta gamma di sarcofagi decorati con scritture scolpite migliaia di anni fa. Durante una delle numerose campagne di scavi in Egitto si trovò anche questo ariete in granito, considerato per gli egizi un animale sacro. Di seguito si possono visitare alcune sale con reperti dell'antica Grecia, come il monumento delle Nereidi, le ninfe del mare della mitologia greca. Un'altra sala è dedicata ai marmi di Elegin, conosciuti come i marmi del Partenone, fra cui questo lungo fregio in marmo di oltre 30 metri e questi gruppi scultorei provenienti dall'Acropoli di Atene, oggi oggetto di contesa tra la Grecia e l'Inghilterra. E non poteva mancare un tributo ai grandi filosofi greci, come Socrate, Antistene, Crisippo ed Epicuro. Proseguendo la visita, troviamo in una sala una ricca collezione di busti, statue e rilievi provenienti dalla Grecia antica e alcuni oggetti di uso quotidiano, esposti in grandi teche in vetro. E la tomba di Paiava, un sarcofago in pietra del IV secolo a.C. La nostra visita ha interessato solo una parte del museo, che comunque permette di viaggiare indietro nel tempo per scoprire le antiche civiltà della storia umana.
Ora ci spostiamo nel quartiere di Soho, che fino agli anni 60 era il quartiere a luci rosse di Londra, mentre oggi molti locali sono stati chiusi per dare spazio a pub che offrono musica dal vivo. E questo colorato murale celebra luoghi e personaggi che hanno reso speciale questo quartiere. A Broadway Street troviamo anche questa fontana che ricorda un'epidemia di colera del 1800 che fece 600 morti solo a Soho. Il dottor Snow capì che molti casi provenivano da questa zona e dimostrò che la causa era l'acqua contaminata proveniente da una pompa come questa, che poi fu chiusa togliendo la maniglia per contenere l'epidemia. Oggi, per fortuna, l'acqua di Londra è buona e possiamo riempire tranquillamente le nostre borracce di acqua fresca. Nel cuore di Soho, la vivace Carnaby Street non è solo una via per lo shopping, ma anche un punto di riferimento per chi cerca locali storici di tendenza, come lo Shakespeare's Head, che nel 1700 era di proprietà dei parenti del famoso poeta inglese. Tutta la via era un punto di ritrovo per scrittori e musicisti come i Beatles e i Rolling Stones, e oggi è ancora una destinazione popolare tra i giovani, che alimentano una comunità dinamica e cosmopolita. Nel cuore di Carnaby, attraverso un anonimo passaggio pedonale, si accede a Kingley Court, un incantevole cortile nascosto, rifugio tranquillo per una pausa dalla frenesia della città. Il cortile si sviluppa su più livelli, con passerelle e balconate, dove trovare negozi, bar e ristorantini multietnici, con spazi sia interni che esterni, in un'atmosfera piacevole ed accogliente. A nord di Soho si arriva a Chinatown, dove ci si immerge letteralmente nella cultura cinese. Sopra le nostre teste, le lanterne colorate e le insegne scritte in cinese ci ricordano quanto questa comunità sia legata alle sue tradizioni, alle quali vuole rimanere fedele. Molti negozi e ristoranti espongono cibi freschi, sia dolci che salati, prodotti a mano seguendo antiche ricette tradizionali, e passeggiando si è invasi da colori e profumi che invitano ad un assaggio per un'esperienza sensoriale autentica. Lasciata Chinatown, proseguiamo la passeggiata attraverso Little Italy, con i suoi ristoranti molto apprezzati sia dai londinesi che dai turisti. E arriviamo a Leicester Square, una piazza pedonale vivace e dinamica, famosa per cinema e teatri. È frequentata da artisti di strada che dipingono ritratti ai turisti o posano immobili per essere ammirati in cambio di una moneta. Un lato della piazza, tra i negozi di Lego ed M&M's, troviamo un curioso orologio donato alla città dalla Svizzera, come segno di amicizia e per celebrare i 700 anni dalla nascita della Confederazione Elvetica. Al centro della piazza una statua è dedicata a William Shakespeare e tra le panchine vi sono simpatiche statue in bronzo dedicate a personaggi famosi del cinema, come Charlie Chaplin, Harry Potter, Mary Poppins e Mr. Bean.
E così, mentre il sole tramonta, giungiamo alla conclusione del nostro viaggio in questa straordinaria metropoli, dove storia e modernità si intrecciano e ogni angolo visitato ci ha sorpresi ed emozionati. Vi ringraziamo per aver condiviso con noi questa esperienza e speriamo di aver acceso in voi la curiosità e il desiderio di scoprire di persona questa città meravigliosa.